Secondo gioco, dopo The Great Perhaps, sviluppato dalla Caligari Games, Whateverland ha visto la luce grazie ad una campagna Kickstarter di successo ed è ora pronto per rubare il cuore dei giocatori. Whateverland è il nome di un mondo parallelo creato da Beatrice, una potente e vendicativa strega, che lo utilizza come luogo in cui scaraventare chiunque non le vada a genio, come Vincent, un ladro che ha scoperto mentre cercava di rubarle una preziosa collana. Questo è uno strano mondo, dove l'esistenza è eterna ed è impossibile morire, ed i suoi abitanti si trasformano, poco alla volta, in una rappresentazione della loro personalità. Determinato a non rimanere prigioniero di questo mondo, Vincent unisce le forze con un altro prigioniero, Nick, per trovare i 7 pezzi di una pergamena contenente l'incantesimo per evocare la strega, chiedendole poi di liberarli. Ricca di humor nero, la storia del gioco è semplice e senza particolari picchi narrativi, ma dei buoni momenti quando parla delle piccole storie che circondano i vari personaggi del gioco. Ognuno ha la sua storia e una tessera del puzzle che compone la trama. Certo, un po' di approfondimento in più non avrebbe guastato, ma tutto sommato la sceneggiatura fa il suo dovere. Whateverland si gioca come un normale punta e clicca, usando il mouse per muoversi e interagire con i vari oggetti che compongono il mondo, ma non include molti enigmi di inventario. Al loro posto sfida il giocatore con vari minigiochi che, cosa molto importante, cambiano in base a come decideremo di giocare. Se decideremo di comportarci come dei ladri, dovremo ingannare gli altri personaggi in modo da poter rubare i loro pezzi dell'incantesimo, da recuperare sfruttando il talento di Vincent e il suo fidato 7 dei Grimaldelli. In caso contrario, se sceglieremo di seguire le regole, dovremo aiutare i vari personaggi a risolvere i loro problemi, ottenendo così in cambio il prezioso frammento. Alcuni dei puzzle sono più difficili di altri, ma nel complesso niente che non si possa risolvere in poco tempo. Alcune casseforti, che si affrontano soltanto giocando come un ladro, hanno forse degli indizi un po' criptici, ma è anche normale che sia così. In fondo stiamo forzando una serratura. È ovvio che il gioco non ci fornisca istruzioni troppo complete su come farlo. I pezzi dell'incantesimo possono essere trovati senza seguire un particolare ordine, lasciandoci quindi una certa libertà di muoverci per la mappa. E anche se il gioco non è particolarmente lungo, circa 5-6 ore, può essere giocato 2 volte in modo da vedere tutti i puzzle, quindi nel complesso la longevità è attorno alle 8-10 ore. Qualcosa di molto fastidioso riguarda l'interfaccia, ovverosia quando cliccheremo su un oggetto facendo così apparire il menu, non potremo poi semplicemente uscirne cliccando al di fuori di esso, ma dovremo interagire con l'apposita icona. Ci sono inoltre alcuni piccoli bug come linee di audio mancanti e ci sono anche un paio di occasioni in cui il puntatore del mouse soffre di una leggera mancanza di precisione. Un particolare minigioco che deve essere menzionato comunque è il Bell and Bones, uno strategico a turni molto popolare a Whateverland, dove l'obiettivo è far arrivare un campanello nella porta dell'avversario, utilizzando 3 pedine dalle caratteristiche diverse. È piuttosto semplice vincere una volta capito come ragiona l'intelligenza artificiale, ma ad ogni modo questi minigiochi possono essere saltati usando degli appositi oggetti rinvenibili in giro. Un ultimo, e per quanto mi riguarda grave, problema del gioco è che offre soltanto 2 spazi per i salvataggi. L'estetica del gioco si mischia perfettamente con il tono della narrazione. I personaggi sono ben caratterizzati, ma hanno animazioni piuttosto semplici che li fanno a tratti assomigliare a delle marionette. Non so se fosse questa la reale intenzione, ma devo dire che questo stile si amalgama bene con la grafica del gioco.
Gli sfondi poi sono dettagliati e ricchi di personaggi a renderli vivi, anche se solo pochi di essi sono selezionabili. La colonna sonora è stata registrata dal vivo utilizzando un vero sestetto e contribuisce all'atmosfera con molti brani jazz. Manca forse un particolare brano che faccia breccia nella memoria, ma nel complesso è molto buona. Riguardo al doppiaggio inglese invece la qualità è un po' altalenante. Ci sono personaggi molto ben doppiati da attori di talento, altri un po' meno e gli accenti suonano spesso un po' troppo stereotipati. C'è inoltre qualche problemino con i volumi, con alcune voci che sono più alte rispetto ad altre. Il gioco è tradotto in italiano per quanto riguarda i sottotitoli ed il lavoro svolto è piuttosto buono. Whateverland non è un gioco perfetto. Ci sono alcuni bug e problemi minori che con molta probabilità saranno corretti con una patch, e forse anche un pochino troppo facile, ma nel complesso è un gioco molto piacevole, con una storia sì forse poco approfondita, ma anche personaggi piuttosto azzeccati, e dei minigiochi originali e divertenti da risolvere, ma soprattutto due modi di affrontare l'avventura.